Salve amici, sono Silvano Del Pesce e cominciamo oggi un videocorso dedicato alla batteria. È importante cominciare dal tamburo, il cuore della batteria, il tamburo rullante, quello che ho di fronte, ed è importante capire come sistemarlo. L'altezza giusta può essere quella in cui la pelle battente più o meno arrivi al basso ventre. La postura del corpo da assumere rispetto al rullante deve essere un po' come se noi da seduti volessimo mantenere un vassoio con dei bicchieri sopra. Quindi la posizione corretta e rilassata, mi raccomando, deve essere questa. Proprio tranquilli, 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 morbidi. Ora, il polso invece assumerà una posizione rispetto alla pelle come se la volessimo schiaffeggiare. Vedete così? Quindi, impugnando la bacchetta a 1/3 della lunghezza, producendo un occhiello con pollice e indice, non stringete troppo però, produciamo anche in sostanza un fulcro di una leva. Ora, per la verità esistono vari modi per impugnare le bacchette. Quella che useremo noi in questo videocorso è la matched grip, vale a dire le due mani uguali, nella forma German. Esiste anche la matched grip French e l'American, che è una via di mezzo tra le due. Sicuramente avrete visto anche questo modo di impugnare la bacchetta, che si riferisce a una vecchia esigenza di, avendo il tamburo a tracolla e marciando con il tamburo e marcando il passo con la destra, inevitabilmente questo rullante si piegava sul lato. Allora, per evitare di tenere la spalla alzata, si pensò di impugnare la bacchetta in questo modo. Comunque, noi in questo videocorso useremo la matched grip, che ritengo più diretta, più immediata. Ora, la prima cosa da fare è imparare a colpire correttamente il tamburo, gestirne il regalo che ci fa quando diamo un colpo. Questo regalo si chiama rimbalzo. La tecnica iniziale è quella del full stroke, vale a dire di colpire il tamburo utilizzando principalmente il polso. Dobbiamo dire che per suonare correttamente il tamburo noi useremo, oltre che il movimento del polso, anche quello delle dita e addirittura quello del braccio quando abbiamo bisogno di colpi con una, suonati con un certo volume. Allora, ritorniamo alla tecnica del full stroke, che prevede una partenza della bacchetta rivolta verso l'alto, perpendicolare al terreno. Vedete come sto io? Diamo un colpo e torniamo esattamente nella posizione di partenza. Vedete? Quando facciamo questo movimento ricordiamo sempre che con l'avambraccio stiamo mantenendo idealmente quel famoso vassoio con i bicchieri sopra, quindi attenzione a non rovesciare i bicchieri addosso o farli cadere in avanti. Quindi cerchiamo di concentrare il movimento tutto nel polso. La stessa cosa chiaramente la ripetiamo pure a sinistra e inutile dirvi che la sinistra per molti di noi è la mano più debole, quindi vi consiglio di insistere molto con la mano sinistra fin quando i colpi non sono tutti uguali dello stesso suono. A tal proposito vi invito a stare un attimino attenti a non premere la bacchetta sulla pelle, cioè non facciamo succedere questo. Cioè questo effetto vibrato in cui la bacchetta preme sulla pelle, quindi deve essere un colpo elastico che deve tornare subito in alto, vedete? Curate molto la regolarità dei colpi, la qualità quindi dei colpi. A questo punto vi dico la mia massima, che ripeterò continuamente durante il videocorso: badiamo alla qualità e non alla velocità dei colpi. È importante badare alla qualità, quindi il suono giusto, la posizione giusta delle braccia, del polso, eccetera. La velocità è una cosa che acquisiremo più in là. A tal proposito è utile già da adesso, dopo aver capito questi movimenti, farsi aiutare dal metronomo. Usate una velocità bassissima e suonate all'unisono con il click, molto lentamente, cercando di
regolarizzare il più possibile il suono, rendendolo costante. Dopo aver assimilato per bene questo movimento per ogni mano, cominciamo ad alternare i colpi. Logicamente dobbiamo cercare di farli somigliare il più possibile, e a questo punto possiamo utilizzare anche delle sequenze di colpi che sono anche disponibili in PDF gratuitamente da scaricare sul sito di Music Off. Le sequenze sono 3 colpi a destra, 3 colpi a sinistra, 4 e 4, 6 e 6 e 8 e 8. Ora, chiaramente 8 e 8 richiede più attenzione, perché bisogna regolarizzare l'intensità del colpo per 8 volte, sia a destra e sia a sinistra. Diciamo che per oggi abbiamo concluso la prima parte di questo discorso e vi rimando al prossimo video in cui tratteremo altre tecniche che coinvolgono le dita e addirittura anche il braccio. Vi auguro buon lavoro e alla prossima. Ciao!